Buongiorno a tutti. Buongiorno. Questa mattina ci siamo svegliati prestino, abbiamo preparato tutto, smontato il piccolo campo che avevamo sistemato le biciclette e lasciamo dopo 2 giorni in questo bel campeggio, veramente una piacevolissima sorpresa. Che si chiama questo campeggio? Camping Lago Arvo, un posto davvero grazioso dove ricaricare le energie, dove rilassarsi e si è in mezzo alla natura nell'assoluta tranquillità. Ringraziamo per averci fatto scoprire questo bel posto Marco, Gilda, Annalisa e Gaetano. con cui abbiamo passato una piacevolissima serata a Lamezia 3 sere fa, ci hanno indicato questo posto e ringraziamo anche Francesco che ci ha dato tutte le indicazioni per i giri in bicicletta, per salire fino al Monte Botte, eccetera, eccetera, eccetera. Un posto veramente molto, molto, molto bello. Merita tanto. Ora lasciamo la Sila e proseguiamo un pochino più a nord. Non vi svegliamo ancora dove andremo, ma sempre in Calabria. A dopo, ciao! Ciao! Eh sì, lasciata la Sila stiamo arrivando nel parco del Pollino e il panorama sta cambiando completamente. Ragazzi, oggi visita al paesino di Civita, ai piedi del Parco Nazionale del Pollino. È un paese di circa 1000 abitanti, fondato nel XV secolo e pienissimo di queste stradine strette. È in una posizione fantastica. Guardate un po' dove si trova questo paesino. Qui iniziano queste pareti rocciose che sono le famose gole del Raganello. È un canyon lungo 13 km, affrontabile sia facendo rafting che con mute e caschetto si attraversano le gole. Vediamo dall'alto che meraviglia. E questa qui sopra è Borgo di Civita, mentre la parte bassa che abbiamo visto qui dall'alto è Civita, un borghetto comunque meraviglioso. Come vedete dai nomi delle vie e delle piazze, qui è presente una comunità italo-albanese, quindi anche il linguaggio è molto più simile all'albanese che all'italiano. Cosa nascondono quelle pareti dietro il paese? Allora, qui si trova il famoso canyon del Raganello, il fiume Raganello. Il problema grosso è che raggiungerlo non è sempre facile perché è piuttosto profondo e quindi per arrivare sulla base del fiume bisogna scalare. E con un marito malatuccio E vecchio? Sono io quello vecchio e oggi anche un po' malatuccio. Quindi non è il caso da parte mia. O trovo un amante giovane e bello che la porta giù, oppure mi sa che oggi lo saltiamo, lo vediamo dall'alto e andiamo almeno a vedere il Ponte del Diavolo.
delle caratteristiche di questo paese l'avete vista poco fa, che tutte le case hanno camini completamente differenti, ognuno ha un camino diverso dall'altro. Qua se ne vedono altri due, altri tre. E questo è chiamato il Belvedere. Vediamo perché. Bello, molto bello. Una bellissima posizione. E il Ponte del Diavolo è proprio là sotto. Però mi sa che la strada è un po' troppo impegnativa per raggiungerlo, ci vuole troppo tempo. Purtroppo dobbiamo fare un po' di strada, non abbiamo tantissimi giorni perché abbiamo degli appuntamenti abbastanza pressanti. Effettivamente qua si fa canyoning ed escursioni, ma sono decisamente impegnative. Guardando il canyon, non è un canyon turistico, è un canyon che per farlo ci vuole anche della preparazione fisica, quindi in questo momento non sono nella forma migliore, quindi passo. Passiamo. Betty per solidarietà passa anche lei, anche se lei potrebbe farcela. Vabbè. Là in fondo abbiamo il mare Ionio, il golfo di Squillaci. che al marinaio non dà pace. E qua abbiamo il Ponte del Diavolo, eccolo laggiù. Ponte del Diavolo, così chiamato proprio perché solo il diavolo avrebbe potuto costruirlo in una zona così impervia. Molto profondo nella gola, al di sotto del paese e a un'altezza di più di 200 metri sopra il livello del torrente Raganello che gli scorre sotto. Eccolo là Carletto, fra le fresche frasche, là in mezzo. Nel frattempo, chilometri su chilometri, siamo arrivati in Basilicata. Abbiamo lasciato la Calabria e siamo nel parco del Pollino. Raggiungiamo un paesino sperduto sulle colline, sulle montagne del Pollino, perché domani andremo a fare una nuova avventura, che ve la sveleremo domani. Non ora, nel frattempo la raggiungiamo, così per domattina siamo già pronti. Eccoci a Castel Saraceno, parcheggiati qui nel parcheggio dell'edificio scolastico. È un parcheggio libero e immagino che domattina che quando inizi la scuola ci sia una gran confusione, però perlomeno pare sia aperto tutta notte. Qui mi hanno detto l'ufficio informazioni di parcheggiare tranquillamente, quindi staremo qui questa notte. E ora andiamo a farci 2 passi in paese.
Volete sapere domani cosa faremo? Siamo venuti in perlustrazione, guardate dietro di me. Questo ponte tibetano lungo oltre 500 metri. Domani lo facciamo, meteo permettendo, perché è previsto un po' di vento e mi auguro non chiudano, questo non lo so, lo vedremo domani. Mauro, che dici? Bello, interessante. Pronti per una nuova avventura. Buongiorno a tutti. Buongiorno, seguiteci. Siamo a Castel Saraceno. 5 minuti a piedi e raggiungiamo. l'attrazione turistica del luogo. Mauro pronto, Bettina pronta e il ponte ci aspetta. Mi sa che siamo gli unici turisti oggi. Giornata grigia, c'è un po' di vento e da quel che abbiamo capito non c'è nessun altro. Comunque noi andiamo, meglio. Perfetto. Ok, buona passeggiata. Grazie. Ok, buona passeggiata. Grazie. Com'è Mauretto? Bei dadoni. Comunque questo è il ponte più lungo sospeso d'Europa, 568 metri di lunghezza. Sono abbastanza separati, quindi un po' di timore ce l'ho quando inquadro in basso. Diciamo che non è propriamente indicato a chi soffre di vertigini questo. Mauretto, aspettami! Non guardo nella camera perché se sbaglio i gradoni son cavoli. Mi va giù un piede e non so quando torno. Emozionante essere qua, sì. E non siamo ancora nel punto più alto. Ecco che arriva la Betty! Che paura! È alto! Attenta, Oh, guarda su! come faccio a guardare su che se devo guardare giù? Tanto mi blocco, non succede niente. Ecco dove siamo, guardate. E abbiamo ancora tutto questo ponte. Qua è forse il punto tra i più alti, guarda giù. Mamma mia, che paura! Sì, sicuramente emozionante.
Ecco il paesino alle spalle di Betty. Ponte tibetano di... Castel Saraceno. E chi vi ci ha portato? Carletto e Seili Running. Chi vi ci ha portato? Seili Running. Con Betty e... Mauro. e... Carletto. un'immagine della Sartia, bella grossa, Un po' più grossa di quella della nostra barca. che tiene ancorato il ponte. Il ponte è ancorato da tutte le parti, molto molto bello. Bello anche fermarsi ogni tanto e sentire il vento che passa tra le fronde degli alberi, tra il E ce n'è di sartiame. vento oggi. Ce n'è. Peccato che non ci sia il sole, ma vento ce n'è. Sei troppo veloce, Mauro, bisogna gustarselo queste cose. Il ponte dondola. Senti per il vento? Don 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 don. E Betty è arrivata alla fine del ponte. Eccola che spunta. Ha superato le sue paure dell'altezza. Ma non ho mai avuto paura dell'altezza, solo che mi dava un po' di capogiro l'ultimo pezzo, non so perché. Brava, brava. Bellissima esperienza, un volo sopra il canyon, bello, bello, bello. Abbiamo parlato con Saverio, che è uno degli addetti al ponte, che ci ha detto che il ponte è lungo 586 metri e alto, nel punto più alto, 87 metri. Quindi bello tosto, Bello tosto. camminarci, insomma. Allora, in due informazioni per chi vuole visitarlo: il paese si chiama, Castel Saraceno, il ponte si chiama, ponte tibetano, ponte tra i due parchi. il costo è di 25 euro a persona. Se si prenota online, altrimenti si può acquistare il biglietto all'Info Point all'ingresso del paese al costo di 30 euro a persona. Molto bello, molto carino, merita un'emozione. Ovvio, chi soffre di vertigini magari propriamente indicato. Oggi c'era un po' di vento, la giornata non è bellissima, luce diffusa, vibrava appena appena, ma è molto ben saldato. Ponte tibetano fatto. Eccolo il ponticello, così una breve visione del lungo ponte. Ripetiamo, 586 metri di lunghezza. Ora come ora è diventato il più lungo al mondo, nonostante nella Bergamasca si vantino di avere un ponte a Dossena di 505 metri di lunghezza, ma questo, costruito 3 anni fa, è più lungo. Altra piccola scoperta dell'interno della Basilicata, i calanchi di Aliano, che sono questi calanchi qui sotto, dietro di noi. Purtroppo non sono possibili attraversarli col camper e dalle recensioni pare anche con le macchine siano un po' difficili, quindi ce li godiamo dall'alto, dal belvedere. Pausa pranzo al belvedere dei Calanchi e ora nuovamente ripartiamo perché abbiamo un po' di strada da fare. Questi giorni sono un po' di corsa, purtroppo non riusciamo a fermarci troppo a lungo nei posti. Insomma, ci stiamo girando attorno a questi calanchi.
però davvero spettacolari. Dovrebbero anche questi, come in Sicilia, sistemarli un po', permettere l'accesso, perché comunque è molto bello da vedersi. Siamo arrivati a Kraków, un paesino fantasma. Praticamente è stato abbandonato nel 1966 a causa di varie frane che si sono susseguite. Gli abitanti poi successivamente si sono spostati in un paesino di fianco che si chiama Kraków Peschiera. Praticamente questo borgo è diventato famoso anche perché viene utilizzato per vari set cinematografici, essendo completamente abbandonato. A oggi organizzano semplicemente delle visite guidate all'interno obbligatoriamente, altrimenti è vietato l'accesso. Vedrete una bella dronata di questo posto che, guardandolo da qui, è in una posizione fantastica. Si trova proprio su una rocca, su una collina, e ha una vista dall'alto a 360 gradi sui calanchi e sulle colline circostanti. Già questo paese ha subito dei danni dal terremoto del 1860. Se non ricordo male, anche Basilicata Coast to Coast è stato girato qui, film con e diretto da Rocco Papaleo. È un bellissimo road movie italiano che anni fa ha dato lustro a tutti questi paesaggi lucani e ha raccontato brevemente anche di questo villaggio ormai abbandonato e per questo affascinante. E là, nell'ombra delle nubi, sperduto giace in frantumi un paesetto lucano. Kraków. Il villaggio è stato abbandonato dagli umani, ma non dai ciuchi, che sono ancora qui, gli asinelli. Sì, ma qui troverò dei pullman che vanno. Ah, ok. Policore è sul mare, giusto? Sì, sì, è bellissimo. E noi dobbiamo andare a Matera, se no la portavamo anche più avanti, mi dica lei. No. Proprio ieri sera sono andato a vedere dove ero fidanzato io, qua ai tempi del Pappagone. Tutto piange il cuore a vedere tutto. Stare in campo. Ho dato il passaggio, signore. Io ho giocato calcio a 11. Vabbè, con il signor Giovanni ci andiamo a bere un amaro lucano proprio dove? Nell'azienda Essenza Lucano. Vi auguro belle cose. Grazie, Giovanni. È stato un piacere. Quando passate un'altra volta chiamatemi. I viaggi sono conoscenza, i viaggi sono cultura. I nostri viaggi noi sappiamo quando partiamo, non sappiamo mai quando arriviamo. In realtà dovevamo arrivare a Matera già 2 ore fa, tra deviazioni per andare a vedere le ghost town, incontri per le strade, abbiamo offerto un passaggio. In realtà ho chiesto indicazioni a un signore lungo la strada. Questo signore, dopo avermi dato le indicazioni, mi ha detto: ma me lo date un passaggio? Vabbè. Mi ricordo una bellissima frase del film Basilicata Coast to Coast, quando la barista dice:
Ci sono degli anziani che hanno la luce negli occhi e raccontano storie. Ci sono anziani che parlano solo del tempo e non hanno la luce negli occhi. Ecco, questo è un anziano che ha la luce negli occhi e ci fa piacere fare questi incontri. Poi arriviamo in ritardo perché ovviamente durante il viaggio ci sono tanti viaggi da vivere assieme.